Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi racconto una storia che nasce da un dettaglio minuscolo e si trasforma in un caso gigantesco. Mahsine Merabet e Cenk Torun al centro di nuove indiscrezioni, fra sport, indizi lasciati a metà e un video notturno che ha fatto impazzire i social. Se vi piacciono i miei approfondimenti, iscrivetevi, lasciate un like e, se volete sostenere il canale, cliccate su Unisciti. Pronti? Partiamo! Negli ultimi mesi Mahsine ha scelto una presenza discreta sui social. Meno eventi patinati, più ritagli di quotidiano, più attenzione al benessere. All'inizio, i follower hanno letto questo cambio di rotta come un modo per concentrarsi sui progetti futuri. Poi sono arrivati i post sullo sport, racchette, campi illuminati di sera, scatti rubati al termine degli allenamenti. In molti hanno pensato a una passione appena scoperta. Ma i fan più attenti hanno ricordato subito un particolare: il tennis è lo sport del cuore di Cenk Torun. Cenk in passato aveva raccontato che il tennis è la sua valvola di sfogo. Un modo per staccare la spina, stare con gli amici, rimettere in ordine i pensieri dopo giornate complicate. Veder comparire la stessa routine sul profilo di Mahsine ha acceso il primo campanello. Coincidenza? Forse. O forse, come spesso accade nelle storie importanti, condividere un interesse è il modo più semplice per ritrovarsi. Poi è arrivata la notte del video che tutti avete visto. Un campo da basket all'aperto, luci fredde, silenzio. Mahsine in completo sportivo che fa qualche esercizio di richiamo, scatti brevi, respiri profondi. Improvvisamente entra in scena un gatto randagio, curioso e affettuoso, che attraversa il campo e si avvicina a lei. Lei si ferma, si abbassa, lo accarezza, sorride. Una scena tenera, normale, vera. I social esplodono, che dolce, ci servono più momenti così, questo video è una carezza. Ma tra i commenti di tenerezza, qualcuno nota un particolare. All'estremità della panchina, quasi fuori inquadratura, c'è una felpa grigio scuro piegata, come appoggiata da poco. In un altro frame si intravede anche una borraccia e un cappellino che non sembrano di Mahsine. I più esperti mettono in pausa, zoomano, confrontano. In poche ore nasce l'ipotesi: quella felpa, quel cappellino, potrebbero essere di Cenk Torun. È qui che l'interpretazione cambia passo. Per settimane, alcuni siti avevano ipotizzato una crisi fra i due, basandosi su meno apparizioni pubbliche insieme, su qualche intervista di Mahsine in cui parlava di ritrovarsi, su un paio di mancati tag in foto che, nel linguaggio dei social, suonano come silenzi. Nulla di confermato, solo letture. Eppure, quel video con il gatto e quella felpa hanno rimesso la narrazione sui binari opposti. Se Cenk era lì, anche senza farsi riprendere, allora la distanza non è quella che molti immaginavano. A qualcuno è venuto il dubbio: scivolone involontario o mosso intelligente? Nel mondo delle celebrità, il modo migliore per dire tutto senza dire niente è mostrare. Non un comunicato, non una smentita urlata, un indizio lasciato in un angolo dell'inquadratura, una presenza suggerita e non esibita. E conoscendo lo stile riservato di Mahsine, non sorprende che la strada scelta sia quella del sottovoce. Va ricordato però che, fuori dai riflettori, c'è una vita reale da gestire. Fonti vicine alla coppia descrivono un clima sereno, fatto di routine semplici e di attenzioni reciproche. Mahsine avrebbe deciso di imparare seriamente il tennis, non per imitare, ma per condividere uno spazio che per Cenk è importante. E Cenk, dal canto suo, avrebbe trovato naturale accompagnarla anche quando non si tratta del suo sport, come nel video al campetto, di notte, quando l'unica cosa che conta è la presenza, non la prestazione. La cosa interessante è come tutto questo abbia cambiato anche il rapporto con i fan. Le community dedicano meno tempo a decifrare frasi criptiche e più tempo a sostenere scelte di benessere, dormire di più, mangiare meglio, allenarsi con costanza, limitare gli eventi superflui. È come se la storia di Mahsine e Cenk fosse diventata, volenti o nolenti, un racconto di equilibrio. E in questa cornice, la domanda «stanno insieme o no?» conta, ma fino a un certo punto, perché il focus si sposta su come si sta, non solo con chi. Certo,
le voci di allontanamento non sono nate dal nulla. L'agenda di entrambi è cambiata, sono diminuite le foto a due, è cresciuta la prudenza nelle dichiarazioni. Ma la prudenza non è assenza. È una scelta, soprattutto quando si è capito che il pubblico può essere una spinta, ma anche una pressione. Per questo chi li conosce parla di una parola chiave: protezione. Proteggere i tempi del lavoro, proteggere gli amici, proteggere il nucleo. E forse proteggere anche un sentimento da etichette che, una volta appiccicate, sono difficili da togliere. Torniamo al video. Oltre alla felpa, c'è un altro dettaglio che gli utenti hanno notato. In un riflesso, brevissimo, si intravede il profilo di una spalla fuori fuoco, come se qualcuno stesse controllando l'inquadratura poco distante dal telefono. Un'ombra, niente di più. Ma insieme a felpa e cappellino, è bastata a molti per chiudere il cerchio. Se c'era Cenk, ha preferito stare dietro la camera, dove l'immagine non arriva ma la vicinanza sì. Nel frattempo, il gatto è diventato una mascotte. Gli utenti gli hanno dato un nome, hanno ricostruito la zona in base ai canestri e alle panchine, hanno creato fanart e storie immaginarie. È buffo come, in mezzo a tante congetture, sia proprio un animale arrivato a caso a ricordarci che la vita, quella vera, si infila nelle storie quando meno te lo aspetti. Resta da capire cosa succederà adesso. Le possibilità sul tavolo sono tre. La prima, riconciliazione piena, ma custodita. Pochi indizi, zero proclami, la scelta di viversi senza cronaca minuto per minuto. La seconda, amicizia solida ripulita dal rumore, con confini concordati e rispetto dei tempi. La terza, collaborazione professionale in arrivo, magari una campagna o una partecipazione speciale che richieda allenamento, coordinamento, presenza reciproca. Quale sia la vera, lo dirà il calendario, non i commenti. Quello che possiamo dire oggi è che la comunicazione intorno a Massine e Cenk ha cambiato tono. Meno noi contro tutti, più adultità. Se esiste un filo che li lega, passa per lo stare bene, per i rituali semplici, per l'idea che non si deve dimostrare nulla a nessuno. E se un giorno decideranno di raccontare di più, probabilmente lo faranno alla loro maniera, con un gesto, non con una conferenza stampa. Per chi chiede, siete insieme o no? La risposta più onesta è che ciò che conta non è la parola, ma ciò che succede quando i telefoni sono spenti. Dalle piccole cose capisci tutto. Imparare un dritto e un rovescio per restare un'ora in più accanto a chi ami, sedersi su una panchina al freddo solo per dire ci sono, lasciare una felpa dove l'altro può trovarla se ha bisogno. È questo che il video racconta, senza bisogno di sottotitoli. E a voi, cosa ha colpito di più? Il sorriso di Massine mentre accarezza il gatto? L'ombra di chi riprende in silenzio? La felpa grigia, la borraccia, il cappellino? O semplicemente il fatto che, per una volta, a far notizia sia stata una scena normale, dolce, quotidiana, che però dice più di 1000 pose studiate? Scrivetemi nei commenti la vostra lettura. Pensate che quello di Massine sia stato un segnale voluto o una coincidenza che ha rivelato più del previsto? Vi piacerebbe vederli insieme in un progetto che unisca sport e spettacolo, o preferite che restino lontani dalle luci finché non si sentiranno pronti? Se questo racconto vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Nei prossimi video continueremo a seguire con rispetto e attenzione le storie che vi appassionano, senza forzature e senza fretta, perché certe verità hanno bisogno di tempo per mostrarsi. Grazie per essere stati con me fino alla fine. A presto!